Come va? Bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Allora, partiamo subitissimo con il primo argomento di oggi. In un altro video che era uscito, se non ricordo male, un paio di giorni fa, più o meno, si era parlato di come il nostro attuale governo sarebbe contrario all'introduzione del salario minimo anche in Italia, proprio mentre i vari governi degli stati europei si stanno dirigendo verso il salario minimo. Ma tu pensa un po', tutti quanti vanno verso una direzione, l'Italia invece va controvento. Quindi, per esempio, in Spagna avevano deciso di aumentare la soglia minima di stipendio per il 2023 dell'8%, quindi portando da 1000 euro a 1080 euro per 14 mensilità. Pensate solo che negli ultimi 5 anni, 5, e dico 5, nella città di Madrid e paesi limitrofi il salario di base è salito del 47%, quindi oltre l'aumento del costo della vita, e la retribuzione di base è al momento al 60% degli stipendi medi spagnoli. Poi anche la Germania avrebbe aumentato il salario minimo, che è passato da 9,82 a 12 euro l'ora. E oltre alla Germania e Spagna, anche altri 5 paesi hanno un salario minimo che supera i 1000 euro lordi, non netti, lordi. Che abbiamo l'Irlanda con 1774 euro, i Paesi Bassi con 1725 euro, il Belgio con 1658 euro, la Francia con 1603 euro e la Slovenia con 1074 euro. E allora in Italia pare che il governo italiano potrebbe dirigersi verso una legge sulla contrattazione collettiva. Udite bene cosa vuol dire. Contrattazione collettiva, del tipo andiamo al mercato e contrattiamo, così. Che riduca i contratti che non siano conformi all'attuale situazione del mercato e alzi le soglie minime ai lavoratori. Questo, detto in parole povere, non sarebbe proprio un salario minimo, ma potrebbe portare, loro dicono, dei benefici. L'unico problema è che è stato stimato che circa il 10% dei lavoratori sarebbe praticamente tagliato fuori da questa contrattazione collettiva perché hanno firmato dei contratti di tipo precario. Adesso ditemi voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Prima di continuare nel video, comunque vi ricordo che qui sotto nella descrizione del video vi ho lasciato un link, il primo link, che si chiama Tutti i miei collegamenti, dove potete trovare tantissime informazioni, tra cui anche la possibilità di scrivermi una cartolina, la possibilità di chiedermi di scrivervi una cartolina digitale, di ricevere una chiamata da parte mia, di diventare super iscritti al mio canale di YouTube, più tante altre cose. Quindi andate qui sotto nella descrizione del video, cliccate sul primo collegamento e da lì si parte. Cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione. Allora, qui dobbiamo partire un po' da lontano, un po' tanto lontano, perché con la legge di bilancio del 2022, ascoltate bene cosa dico, avevano deciso di interrompere nel 2023 il sussidio agli occupabili,
Poi il governo Meloni aveva deciso che dal 2024 il sussidio di RDC sarebbe stato cancellato. E questa è storia, la conosciamo tutti quanti, no? Quindi non è che devo stare a raccontarvi più di tanto. E poi questo sussidio cancellato, cambiato con una nuova misura di sostegno che avevano definito come una riforma per il sostegno alla povertà e all'inclusione sociale. Detto questo, stanno girando voci dove si dice che ad oggi più di una persona su 5 nell'Unione Europea, attenzione, un'Unione Europea, è a rischio di povertà ed esclusione sociale ed in quasi tutti gli Stati membri dell'Unione Europea esistono già delle politiche di reddito minimo che servono anche a fare in modo che le persone rientrino al lavoro, ok? Così cosa è successo? Che a settembre del 2022 l'Unione Europea aveva pubblicato una proposta per tutti i paesi dell'Unione Europea per fare in modo di rivedere i sistemi di reddito minimo garantito. Guarda un po', l'assegno di inclusione è arrivato nel 2023. Tu guarda un po' che coincidenze, vero? Che coincidenze. Però, a questo punto, la domanda è questa. Come si stanno muovendo gli altri paesi dell'Unione Europea nella lotta alla povertà? Ne ho presi 3 a caso e vediamo cosa hanno fatto e cosa, stanno facendo. Allora, torniamo al discorso della Germania, ma non perché mi stia simpatica la Germania, mica per altro. È perché è quella che fa un po' di più, ecco. A gennaio del 2023 era entrato in vigore adesso non so come si pronuncia bene, comunque Bürgergeld, una roba del genere, adesso non so come si pronuncia in tedesco, che sarebbe una specie di assegno sociale di circa 502 euro mensili rivolto a tutti coloro che si trovano in stato di indigenza oppure che erano incapaci di avere un guadagno di base. Poi c'è la Spagna, era stato introdotto un sussidio che si chiamava l'ingresso minimo vital, IMF, che sarebbe una misura rivolta a garantire a tutti coloro che erano disoccupati e anche alle famiglie in difficoltà un sussidio che andava da 462 euro fino a 1015 euro al mese per 12 mesi e quel sussidio cambiava in base alla dimensione del nucleo familiare. Stile italiano. Invece in Francia c'era un'altra questione. Per chi era disoccupato con più di 25 anni poteva ricevere il Revenu de Solidarité, che più o meno si è capito cosa vuol dire, ok? Un sostegno economico che partiva da 500 euro in caso di mononucleo familiare e fino a 1000 euro per tutte le coppie con figli. Questo sussidio non aveva una scadenza, però c'era una condizione e la condizione è che non si poteva rifiutare più di un'offerta di lavoro. Quindi cosa succedeva? Al secondo rifiuto il sussidio praticamente decadeva. Cambiamo argomento e vediamo l'ultima questione di oggi. Allora, notate bene, io ve lo dico sempre, ma sempre, con un avviso che è stato pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, viene avvisato a tutti quanti in merito a dei nuovi tentati messaggi farlocchi, Sapete, non posso usare altre parole perché sennò poi YouTube qui banna i video così come se fossero acqua fresca. Quindi sono dei messaggi farlocchi che stanno praticamente circolando in questo momento via email, che servono a farloccare le persone e tentano praticamente di rubare le credenziali bancarie della gente. Quindi fate attenzione alle email che ricevete che sfruttano il tema dei rimborsi fiscali e
che utilizzano anche i loghi del governo. Praticamente la mail che arriva un'email, riguarda questi argomenti. Un mittente con un indirizzo internet non ufficiale, quindi dovete controllare sempre il mittente, cioè chi vi spedisce la roba, via email. Hanno un oggetto con scritto avete diritto a un rimborso fiscale. E già lì. Già ricevere un rimborso è un miraggio, è un miracolo. Figurati se poi ti scrivono così, no? Se poi fanno riferimento, la terza cosa da controllare è che fanno riferimento a un fantomatico rimborso fiscale di importo variabile e casuale. Contengono di solito un collegamento che rimanda a un sito internet farlocco, però che assomiglia molto a quello del governo o agenzia delle entrate o un company. E questo questo messaggio viene indirizzato generalmente ai cittadini italiani. Allora, l'agenzia delle entrate comunque raccomanda di prestare la massima attenzione e qualora si dovessero ricevere delle email simili a quelle che vi ho detto, bisogna seguire alcune precauzioni. Intanto non cliccare mai sui link che trovate all'interno delle email. Non dovete scaricare e aprire eventuali allegati alla mail. Non dovete mai dare le vostre credenziali di accesso, i dati personali, le coordinate bancarie, delle carte di credito e quant'altro. E soprattutto non cercare di rispondere al mittente dell'email. E come sempre, in caso di dubbio, fatevi aiutare dal vostro consulente fiscale. Primo perché se dovete ricevere un rimborso, più o meno sapete già quanto vi dovete ricevere e se non sapete quant'è, ve lo fate dire dal vostro consulente fiscale. E secondo, portate lì l'email all'ora e vi dicono sì è vero o non è vero, perché magari potrebbe essere anche vero, non si sa, perché questa gente, sti farlocconi giocano su questa cosa. Quindi mi raccomando, rivolgetevi sempre al vostro consulente fiscale, fate verificare tutto quanto da loro, piuttosto se siete in dubbio chiamate l'agenzia delle entrate e dite ho ricevuto un'email dove mi dite che devo ricevere dei soldi e loro ti dicono sì è vero o no, non è vero, quindi fate prima anche così, ok? Bene. Con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina, così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento, sempre qui sul mio canale di YouTube. A presto, ciao!